just, I go crazy. I love it. We have reached the summit. The summit of the castle that every single person we met told us, meh. Ciao. Non ho le parole per descrivere che sono molto impressionata. Mamma mia. The town of Morcone, one of our beloved hillside town in southern Italy. That's what we're gonna visit today. The town has been rebuilt. There was a major earthquake in the whole region, in 1980 to be precise. So we're not gonna see all the original structures from the town from back in the days, except for maybe one door, one gate. It's called door in Italian, porta. And the idea is to walk through this town, right? Going all the way up. What's up there? A castle. We're beginning our walk from the Convento dei Cappuccini, a small church right behind us, where the Order of the Cappuccini, a group of priests, or friars probably in English is more correct, lives. We're gonna follow now the road of Morcone, an old road that was used by farmers to bring their livestock, I think is the right word. The word in Italian is transumanza. Oh. Transumanza is actually the act of bringing your livestock from, say, a certain region to another. And we can see here the same old roads that were used for this act of transumanza. All right, so the idea is that by following these paths, we're gonna get all the way to the top where the ancient castle of the city of Morcone is. Very old castle. Here we are on Bishop Street. A lovely, lovely street of Morcone. What's really impressive here is that compared to the other small towns we visited so far, this is not abandoned. No. Like every single building we've seen is taken care of and even beautiful. Like well groomed. Like there's plants and decorations. A lot of cats. But what's impressive to me is that really there's not a single person walking by. We've seen maybe one or two people. One or two quickly going up or going down, but that's impressive. But obviously we also know that in the summer this place is thriving, right, with tourists. Buongiorno. From what we've told. Buongiorno. Potete vedere, io ho un laboratorio. Vero? Laboratorio di cosa? Non lo saprei dire perché faccio di tutto. Va bene, come no? Mi piacerebbe molto vedere. Dai, ho dato da mangiare. Era qui che aspettava. Prego. Allora, io faccio un po' di cose, diciamo. Sono uno che ricicla molto, mi piace molto riciclare, quindi faccio queste cose qua. Ovviamente questa è la mia passione, non il mio lavoro. Perché lei che lavoro fa? Il mio lavoro faccio più restauro, tappezzerie e poi mi sono scocciato e non mi piaceva proprio il modo di fare, che le cose per fare soldi, a me i soldi non me ne fotte niente, però, giusto per campare. Esatto. E quindi li ho abbandonati e mi sono messo a fare cose mie. Ah, è bello, è un bel laboratorio. A fare pure i gioielli. Perché... no, io non sapevo, il laboratorio poteva essere di tutto, di olivi, di scrittura. Gli amici, ma perché non fai un po' di collane, un po' di cose? Poi come mi metto a fare una cosa esagero, chiaramente. Sì, perché mi piace, che ne so, andare con la fantasia. E poi quando mi sbizzarrisco, tutto è buono per fare una cosa, no? Pure le corna di una capra. Guarda che bello. Di una capra? Sì, sì. Wow. Questo è un pezzo di lampadario vecchio. Posso? Questi tutti a mano, partendo magari da pezzi. Ma anche le mascherine. Le maschere sono guarda che belle bellissime. Wow. Forse non lo so se si può usare a Venezia, sto pensando durante il periodo, come si chiama? Carnevale. Ho venduto qualcosa per qualche teatro a Napoli, ma proprio poco. Perché chiaramente è costosa una roba del genere. Questa l'ho usata già, questa l'ho usata io un carnevale. Wow! Piena di polvere chiaramente, perché la domestica è scappata.
faccio queste cosette qua. E lì? Mi piace molto il disegno, cioè io ho fatto, si vede. ho fatto l'accademia, cioè sarebbe questo il mio lavoro, non le pantofole, quelle cose là. Però da cosa nasce cosa, tutta una cosa creativa secondo me, quindi alla fine io E questi sono, sono studi di Caravaggio. Questi qui. Questi sono pezzi di Caravaggio e vengono da quadri di Caravaggio comunque tutti quanti, insomma, no? Perché dico, non ho trovato i modelli, perché ho chiesto a un sacco di amici, mi fai una posa, perché a me piace molto fare la posa e poi li mettevo insieme per fare quest'ultima cena, no? Perché mi hanno chiesto un'ultima cena, falla come vuoi tu. E niente, non c'è stata persona che mi ha detto sì, vengo un paio d'ore. E allora ho pensato di fare una cosa, perché Caravaggio l'adoro, e praticamente ho fatto, come dire, un inno a Caravaggio, tutti i personaggi sono tutti di Caravaggio ed è un'ultima cena comunque, perché ci sta il tavolo, il pane, i significati loro dei cattolici. E mi dispiace solo che non ho le parole per descrivere, che sono molto impressionata. Ma... Sì, sono le parole giuste. Questo pure è impressionante. Questo è il Tondo Tonio, l'ho fatto varie volte, perché io adoro questo quadro, questo sta a Firenze. Di fronte alla Venere di Botticelli, stanno nella stessa sala tutti e due, ma è molto più piccolo quello di... Però a me piacciono i disegni grandi. Questo verrà colorato a gessetti, sarà bellissimo perché ho dei gessetti grassi meravigliosi che sono in bianco e nero, così dice poco. Però sono bei lavori alla fine, perché che ne so, ci vuole tempo, ci vuole pazienza. In questi giorni stiamo visitando tutti questi paesi e diciamo questo, però pensa che bella vita lontano dalla città, in un paese dove vivi di cose naturali. Io adoro, guarda, veramente sono scappato da tutte le città dove sono stato, sono sempre tornato qua. Sì. Mi stavo chiedendo che le persone che vivono qui, perché qualche persona ha detto non c'è molto da fare, non c'è lavoro, eccetera, ma secondo me questa è una tipo di vita che qualche persona ama forse. È una verità questa, però se uno il lavoro se lo inventa, oppure fa i lavori che si facevano prima qua, il lavoro c'è, non è quello il punto, perché il lavoro non devi aspettare uno che ti dà la sedia per l'ufficio, la rendono questo per lavoro, capito? Però poi vanno a fare gli schiavi in una fabbrica al nord o all'estero, e sinceramente per me non è vivere quello, perché sì, lavori, c'è lo stipendio assicurato, ma poi che cambia a fare per lavorare, insomma. Io qua se non voglio lavorare oggi me ne vado in montagna, guadagno 10 anni di salute. E no, ha avuto la sua importanza questo paese, cioè una bella storia. Adesso sta così perché chiaramente sono cambiate proprio le cose, diciamo, no? Noi tenevamo il tribunale, tenevamo l'università, cioè era un paese grosso. Prima del 40 faceva 15.000 abitanti questo centro. 15.000 e ora? No, non è tutto quanto siamo 5.000 e qualcosa, però devi togliere Cuffiano che sta a 14 chilometri, che è una frazione che fa 1.200 abitanti. Nel centro storico ce ne stanno pochi, perché è scomodo. Non hanno creato le condizioni per viverci bene, i parcheggi, i servizi li hanno spostati tutti giù. Cioè io per andare in farmacia devo scendere giù. Prima la farmacia stava vicino al comune e ci andavo a piedi ma adesso andare giù ci vado con la macchina, perché e poi risalire. No, abbiamo notato, noi stiamo venendo a piedi da giù. È molto bello. È una bella camminata. È bellissimo. Ma se devi farlo. Però vivere a fare la spesa con 2 buste e 10 kg di roba, per salire da sotto, sì, se stai allenato e tutto quanto, ok, ma quando inizia a arrivare a 70 e basta, qualche malattia e qualcosa non ce la fai più. E questo ha rovinato il centro storico, perché è stato quasi abbandonato, diciamo. E ragazzi, auguri per l'anno prossimo. Grazie mille. Buona continuazione per tutti. Grazie mille, Auguri. molto piacere. Auguri Molto per piacere. tutto. Grazie. E buon pranzo, un saluto alla mamma. Sì, Gianni, really great guy. I think it's, one of those genuine people that really love what they do as a job, as, their life, and they love sharing that with people. Yeah, I think artists tend to be like that. Ciao, Tonino.
ciao bello. Non fa niente. Buongiorno. Mio figliale. Oh, bello. Ma il suo cane? Di che sto cane? Ah, io pensavo fosse suo. Ah. È di Stefano. Ah, ok. È di qua. Guarda, è incredibile. È venuto avanti perché sa che deve mettere la macchina in garage. Ah. Guarda. Ah, ok, stanno qua quindi, ok. Ah sì, sì, lui è il padrone di questo quartiere. È la sua strada, diciamo. Ma andiamo bene qua per il castello? Vogliamo vedere il castello? Uno sguardo da sopra? No? Non ne vale la pena, è troppo... No, Ci hanno detto che è un po'... Io dico, forse avete freddo. Da sopra si vede tutta la... poi scendiamo, andiamo a cercare qualcosa da mangiare, qualche agriturismo, qualcosa ci sarà da queste parti. Ah, agriturismo. Speriamo di trovare qualcosa. No, di quello, roba da mangiare qui c'è. Si trova, esatto. Non manca. We have reached the summit. The summit of the castle that every single person we met so far told us, meh, the castle, it's not even a castle, it's ruins, there's nothing. But you know, When you live here, though, these kind of things Exactly. aren't special anymore. Exactly. But for us, I mean, look at that. This is the only arch, the only Oh, the porta, gate, the the porta. only gate remaining. There Yeah. used to be more. Uh-huh. And basically they got ruined, or actually they got completely destroyed over the decades, over the years. The earthquakes. But then especially with the earthquake. It's not really a castle, or at least, you know, you can't really see one huge, you know, structure, but you can see how the castle used to be here. So yeah, maybe not even ruins, maybe just, you know, a few stones few and walls here and there. Honestly, for me, it's hard to imagine anything more beautiful than this. You can walk outside of your house and there's an olive tree. An olive tree! And we saw apricots before, and here there's, I think, maybe peaches? Maybe, could these be percoque? It's just, I go crazy! I love it! Ciao! Ciao, di nuovo! Ciao bello! Zampa! Zampa! Questo senza lavare. Ma questo anche se come la mangiare, non una cosa, la metti in bocca come una spiga. Vai Maria! Piglia lì. Oh, E no, sono tre, acchiappa con le mani. Ah, Assinogare. Si vuole di là, c'è la cancella aperta, guarda. Vedi Quindi- com'è dolce, com'è buono. e assaggia. ok. Però come la spiga. Sì, uno se la deve mettere in bocca da mangiare. Mmm! Così non arrivi mai. Ah! Ah, così. Slurp, come si dice nel fumetto. Mirtilli? Lui ha detto uva. Oh, uva. Mamma mia. Questa la pigliata la siete dentro la busticella. No, no, vabbè, no, grazie. Se vuoi portare una busta con te, però. No, grazie. What do you think about this grape slash... Scusate che Grazie ancora. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Wow, this is the best gift we got so far. Seriously, they're just so good. Guy went into his little farm or piece of land and said, "You gotta try this. And Just he was eat it right. like that." He said, "Just eat it like that. Just don't even think about it. It's sweet. It is sweet. It's the sweetest fruit I've had in a while. I don't know, maybe because we've had fruit for so long in the US that sometimes you forget how fruit good it can be." Could be sweet. My God. Living Morcone, it was a great adventure in this small town. A lot of interesting people, dogs. A lot of dogs and a lot of incredibly friendly people, and just honestly just fun to walk around. Around every corner. It's just beautiful. I know it's simple to just say, oh, it's beautiful, but that's really what it is. Beautiful town, like a little maze Yeah. to reach the top. You get lost in the streets, some of them just
and Little with like no directions. tiny staircases that Mhm. bring you up, but sometimes they're dead ends, Yeah. sometimes they're not. Yeah. Anyway, great adventure. We're gonna go and see if we can find something to eat. We were recommended a place called That's Amore. So let's Yeah. see if this place is open. Yeah.